Facciamo una piccola parentesi, sul centrocampo dell'Inter, perché l'altra sera stavo pensando a DAZN, mi ha colpito, una frase di Massimo Ambrosini, commentatore, ex centrocampista del Milan e non solo, che, ha raccontato un retroscena su, Mkhitaryan in particolare che mi aveva incuriosito. Mi sono appuntato le sue parole così non le sbaglio, eccole qua, anche dal nostro sito passioninter.com. Ehm Ambrosini dice: "Se parli con Inzaghi, con tutto l'ambiente Inter o comunque con qualche compagno, viene fuori sempre il suo nome", di Mkhitaryan, "per intelligenza e disponibilità. Mi è capitato di parlare anche coi dottori dell'Inter per altri motivi e mi dicevano: "Per anni un professionista così e anche calciatore non si era visto". Tutti insomma lo citano come riferimento, Mkhitaryan. Mi ha colpito questa frase, di Ambrosini, non perché non me lo aspettassi in realtà, nel senso la carriera di Mkhitaryan è straordinaria, parla per lui, Shakhtar, Borussia, Manchester United, Arsenal, poi la Roma prima di arrivare all'Inter. Si è sempre visto che siamo in presenza di un professionista esemplare, di un giocatore di livello assoluto e anche fuori dal campo è assolutamente una persona di grande spessore. Mi ha colpito però perché quest'anno comunque su Mkhitaryan, che a gennaio credo, se non sbaglio, compirà 35 anni, è un classe o no 36 addirittura mi sa? Dovrebbe essere 89, quindi 36 anni a gennaio se non sbaglio. Comunque è partito con delle difficoltà in questo periodo di stagione, lo abbiamo sottolineato, anch'io ho spesso sottolineato di un Mkhitaryan lontano dalle sue migliori prestazioni, ma è stato pesantemente messo in discussione anche qui su Passione Inter, ne abbiamo parlato, parecchio, abbiamo visto tanti commenti negativi sulle prime prove di Mkhitaryan. Lui stesso comunque l'ha riconosciuto, ha detto di non essere partito al meglio, ma poi la scorsa settimana ha anche detto di essere cresciuto di condizione, di essere migliorato, di essere più dentro l'Inter e per me già dal derby si erano già visti i primi segnali di crescita che poi ha invece confermato sempre di più col passare delle partite e contro la Roma per me Mkhitaryan ha fatto davvero una grande prestazione, è tornato molto più vicino a quelli che sono i suoi livelli, che abbiamo visto all'Inter assolutamente. A questo punto siamo in un momento molto delicato con tante partite ravvicinate, con vari problemi a centrocampo che stiamo anche commentando. Diventa fondamentale, affidarsi a Mkhitaryan, ma anche gestirlo, in questo momento. Çalhanoğlu è fuori e forse rientrerà tra Empoli e Venezia, come dicevamo. Aslani dovrebbe riuscirci per la Juventus o con l'Empoli. Zielinski siamo in attesa, come diciamo, di capire se ci sarà già contro lo Young Boys. Potrebbe giocare, dovrebbe esserci Zielinski in questa partita. Dovesse esserci Zielinski in questa partita, da quello che ha detto Inzaghi in conferenza stampa, mi aspetto contro lo Young Boys Frattesi titolare a destra, che è stato praticamente annunciato. Zielinski potrebbe giocare e uno tra Barella e Mkhitaryan dal primo minuto. Probabilmente poi si farà la staffetta, si alterneranno e occhio anche alla possibilità Berenbrook a gara in corso, tra l'altro. Però prima di arrivare a Berenbrook, c'è da capire anche come gestire la staffetta, perché comunque Barella è appena tornato da un infortunio e ha giocato ad altissimi ritmi, con la Roma. Si farà non penso che si farà comunque potrebbe essere un rischio fargli fare altri 90 minuti al massimo con lo Young Boys e poi 90 minuti contro la Juventus. Potrebbe essere un pochino rischioso, però poi magari rifiata con Empoli e Venezia dopo. Quindi sempre stando poi alle parole di Inzaghi, io, Mkhitaryan non penso che lo veda al centro, quindi non lo vede nella zona nella posizione di Ciala e Asllani. Ci vede di più uno tra Zielinski, che lo ha fatto anche in nazionale con la Polonia, come vi raccontavo nella sosta di settembre, mentre ad ottobre ha giocato da mezzala, ma probabilmente ancora di più Barella, perché, alla domanda che stavamo ascoltando prima su Barella, gli è stato detto: "Barella non è proprio il suo fare quel ruolo lì", invece Inzaghi ha detto che è rimasto colpito da Barella in regia, che gli è piaciuto a Roma, come ci ha giocato a gara in corso, sostituendo Ciala a gara in corso, gli è piaciuto a Lecce l'anno scorso, ha citato anche il precedente di Udine, dove era rimasto poi in mediana con Frattesi. Chiaramente Barella è un giocatore diverso da Çalhanoğlu nell'interpretazione di quel ruolo lì. Si perde qualcosina forse in questo momento in termini di regia pura, ma per me è una soluzione su cui Inzaghi sta davvero lavorando da almeno 1 anno probabilmente. Se vi ricordate a maggio scorso avevo fatto un contenuto dove, dimostravo con dei numeri, dei dati e le statistiche e le heatmap, ma non soltanto, come Barella stava diventando sempre più un equilibratore e avevo anche lanciato una provocazione a un certo punto, dicendo che Barella sarà il futuro regista dell'Inter lì in mezzo. E
Si è fatto un po' un paragone. Çalhanoğlu ha raccolto l'eredità di Brozovic alzando addirittura il livello dell'Inter lì in mezzo. Barella, dicevo, potenzialmente può rifare quella cosa lì e per me Inzaghi ci sta seriamente pensando, anche perché ne ho parlato nel club l'altra sera, io la situazione Çalhanoğlu a fine stagione la terrei d'occhio. È già più di una sessione di mercato che viene attenzionato, figuriamoci poi se fa un'altra stagione importante. Sono state smentite la domenica mi sembra, le voci su Montella, che da commissario tecnico della Turchia potrebbe andare al Manchester United, altrimenti era già tutto apparecchiato per una maxi offerta dello United secondo me, però ci sono altre squadre ricche di alto livello che lo vorrebbero e vi dico anche di più, visto che siamo in tema di provocazioni. Çalhanoğlu per me è nei top 3 al mondo nel suo ruolo. Anche questo ne avevamo parlato in una diretta qualche tempo fa, lo facevo vedere con i dati. E perdere uno dei migliori specialisti al mondo, o comunque uno dei migliori specialisti in un ruolo, è chiaramente un colpo molto duro. Però potrebbe essere anche per certi versi un'opportunità o comunque un danno non così irreparabile. Anche su Brozovic ai tempi si diceva che era insostituibile, invece siamo caduti più che in piedi direi. In questo momento, ecco, forse l'Inter dipende anche troppo da Çalhanoğlu e sostituirlo è veramente difficile quanto manca. E lo abbiamo detto tante volte, se manca Çalha lo devi sostituire più di reparto ed è una frase che utilizzavo molto ai tempi di Brozovic. E comunque qualche difficoltà in più in fase di impostazione ce l'hai perché oggi ti affidi tantissimo a lui, pur avendo vari fulcri di gioco. Dopo vari anni in cui ti studiano, ti prendono le misure, forse cambiare fulcro di gioco, cambiare anche regista, potrebbe essere anche un modo per trovare delle nuove vie, delle nuove modalità per diventare più imprevedibile e per fare anche un salto in avanti, a livello proprio di struttura, di modulo e di gioco. E se Barella evolve in quel ruolo lì, hai già il sostituto magari intanto hai il sostituto eventuale di una Dybala in casa con Barella che lo riconverti. Si libera possibilmente lo spazio per Frattesi che nel frattempo sta crescendo molto come centrocampista nel complesso, proprio come caratteristiche del centrocampista e magari ti riprendi pure Fabian a quel punto, così vai a fare la coppia Fabian-Frattesi lì sulla destra e con poca spesa, visto che su Fabian non hai neanche un diritto, una diciamo una prelazione per il riacquisto, ti vai a ringiovanire il centrocampo, mantieni la competitività, ma cambiando anche un po' il sistema di gioco e il fulcro della regia. È un ragionamento che faccio a voce alta con voi per poter immaginare anche degli scenari futuri e per sollevare un po' di commento e di discussione, consapevoli però, su questo dobbiamo esserlo, che su Çalhanoğlu comunque le voci torneranno, perché è un classe 94 e Oktay sappiamo che vuole puntare a ringiovanire, è uno dei top in circolazione e quindi essendo arrivato a parametro zero sarebbe una plusvalenza totale. Ci sono già stati vari abboccamenti in passato, poi io anche quel caso Ultras un pochino lo tengo lì nelle varie valutazioni, quindi teniamolo lì e teniamo presente questo scenario. Nel frattempo, venendo più al presente, occhio a Berenbrook come dicevo, che in questo contesto potrebbe esordire in Champions League. Viste le assenze e la necessità di far ruotare quelli che mancano lì in mezzo, se la partita si indirizza bene, potrebbe essere provato anche Berenbrook a gara in corso. Nella primavera gioca nel ruolo di Frattesi a piede invertito, col mancino per rientrare e calciare. Penso che Frattesi giocherà tutta la partita, immagino possa giocare tutta la partita, quindi eventualmente Berenbrook potrebbe giocare a sinistra con Zielinski e Barella che a quel punto si vanno ad alternare lì in mezzo in cabina di regia per questa partita. Fatemi sapere un po' che ne pensate di queste varie provocazioni che ho lanciato sul centrocampo e vi aspetto nei commenti, leggo anche un paio di commenti. Comprare Ricci sarebbe top, centrocampo tutto italiano con Ciala ti fai una bella plusvalenza, solo che prendere Ricci dal Torino oggi non so se ti costa molto meno di Ciala, non lo so. Allora Slani non giocherà mai, dice Mark, dipende da Slani. Dipende da Slani, dipende da lui. Penso che se fosse stato bene oggi contro lo Young Boys avrebbe giocato lui. Essere stato anche d'accordo con questa scelta. Luigino, siamo sicuri che rimanga Barella? Secondo me sì, Luigino. Secondo me sì. Ehm, perché comunque penso che eventuali plusvalenze si faranno su altri giocatori e Barella mi sembra veramente molto molto legato, a meno di clamorosi colpi di scena di un Real Madrid che subentra con delle offerte veramente fuori mercato. Um,
Gildo, penso che a Mkhitaryan e altri giocatori che giocano ad alti livelli fino a quell'età va fatto un applauso. Assolutamente sì, Gildo. Rinnoveresti il contratto a Mkhitaryan? Mkhitaryan ha un altro anno di contratto già di base, quindi se accetta di essere un vice e conferma di essere a questi livelli, io un altro anno glielo faccio fare assolutamente. Chiudiamo qui comunque questo capitolo ricordandovi ovviamente di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di fare un salto su passioneinter.club, mi raccomando.